Eccomi qua, adesso sono a Milano, finalmente. Non è che le cose siano cambiate eccessivamente, ma insomma, sono qua, sono ospite da un caro amico, in una bella casa, in un bel posto, però la situazione non è che sia cambiata molto dal Messico a qua. Da oggi è obbligatoria la mascherina, c'è stato un rientro massiccio dei contagi, al punto che hanno consigliato di usare la mascherina, anzi obbligatorio, con 400 euro di multa se non la usi. Forse sono caduto dalla padella alla brace, chissà. Però basta stare attenti, secondo me. Stiamo a una quota di 5.000 al giorno. 5.000 al giorno sono tanti come contagi. Sono a San Siro, è un posto molto bello, c'è molto verde, per cui è molto piacevole. Milano non è più la Milano che io conoscevo, è cambiata molto, non mi muovo io molto, non vado in giro, anche perché è difficile parcheggiare la macchina, per cui prendere i mezzi pubblici secondo me è un rischio piuttosto grande che non voglio prendere. Per cui cammino, adesso vado al mercato a comprare qualcosa da mangiare e così approfitto anche per fare una passeggiata giornaliera di un 40 minuti, 45 minuti. Non vedo nessuno, non ho contatti con nessuno, è come se fossi in un lockdown nuovo. Speravo che l'Italia avesse raggiunto una situazione di stasi, nel senso che il virus fosse, non dico sconfitto, ma perlomeno mantenuto a una certa distanza, ma in realtà non è così. C'è questo nuovo scoppio, questa nuova ondata, la chiamano, nuova ondata che ha colpito fortemente tutta l'Europa. Francia 18.000, 19.000, 20.000 al giorno, Spagna 14, 15.000, Germania anche quella. L'Italia è quella che ha meno forse contagi al giorno, ma siamo già oltre i 5.000, per cui è abbastanza preoccupante. Speriamo nel vaccino, ma si parla di un anno ancora, ci vogliono 2 anni per fare un vaccino, per cui ci vorrà ancora del tempo. La situazione è molto difficile. Progetti pochi. Sto facendo dei progetti su Venezia, sto cominciando adesso a fare dei progetti. La cosa strana è che quello che prima riuscivo a fare in 5 minuti, oggi ci metto 2-3 giorni. Però forse anche perché c'è sotto questa tendenza a pensare che questi progetti non sono facilmente realizzabili. Però adesso ne sto facendo uno su Venezia, voglio fare un workshop fotografico che si chiamerà I Riflessi, basato su quelle splendide foto che ho fatto l'anno scorso. Lo pubblicizzerò attraverso Earth e vediamo se funziona. L'altro progetto è quello di portare a vedere parte delle vigne segrete, l'altro servizio che ho fatto sempre l'anno scorso su queste incredibili vigne che la Laguna nel Bicchiere sta mantenendo, utilizzando, sta ricavando anche dell'ottimo vino, per cui potrebbe essere anche molto interessante come viaggio, anche culturale, perché di fianco a questa situazione dove c'è la vigna magari c'è un convento, c'è una chiesa, eccetera eccetera. Ecco, non che io possa considerarmi una moderna Cassandra, ma francamente
nonostante molti mi avessero criticato dicendo che ero troppo pessimista, in realtà tutte le cose che avevo predetto si sono avverate. Abbiamo un deficit economico globale gigantesco, abbiamo una perdita di lavoro da parte di milioni di persone, abbiamo una caduta nella povertà da parte di milioni di persone. Non so a che punto sia la violenza che prima o poi dovrà scatenarsi, perché quando manca il cibo non c'è niente da fare. Come ho già detto, è la tua vita contro la mia. In Italia apparentemente ancora va tutto bene. Speriamo che presto questi scienziati trovino il vaccino, che penso sia l'unica soluzione possibile a questo terribile problema. Senza il vaccino c'è poco da fare, la gente sì, si mette la mascherina, sta a una certa distanza, ma non tutti, c'è sempre la movida, ci sono sempre i ragazzi che si riuniscono la sera e che sono loro che alla fin fine portano il contagio a casa e contagiano i padri e i nonni, per cui la situazione è pericolosa, nonostante una caterva di negazionisti dimostrino davanti ai parlamenti di mezza Europa, dicendo che il virus non esiste, che è una manovra politica per tenere a freno, tenere a bada i cittadini, ma insomma ci sono stati non so quanti morti, ma credo che abbiamo superato largamente il milione e centinaia di migliaia di infermi, per cui il virus c'è e dobbiamo purtroppo viverlo male, perché ha trasformato la nostra vita in una vera schifezza, però non abbiamo altra alternativa, dobbiamo cercare di stare al riparo, proteggerci e vivere quello che possiamo vivere. A presto.